Ciao bellissimi, in questo nuovo video vi porto nel road trip che abbiamo fatto partendo da Perth e arrivando fino ad Albany, nell'Australia occidentale. Siamo passati per Dunsborough, Denmark, Albany, Yallingup, insomma abbiamo fatto un bel giro di 6 giorni e quindi guardate questo video per scoprire nel dettaglio tutte le tappe che abbiamo fatto e le meraviglie che abbiamo visto qua in Australia. Buona visione! Siamo partiti per il nostro primo road trip in Australia, abbiamo noleggiato il van e stiamo lasciando adesso Perth per un viaggio che durerà una settimana dove raggiungeremo Albany, quindi saremo sempre nel Western Australia e andremo nel sud. Raggiungeremo fra 3 ore la nostra prima meta che è Yallingup, che è vicina dove siamo stati lo scorso weekend, però questa volta abbiamo le nostre tavole, speriamo di surfare, le esploreremo un pochino meglio. E poi da domani andremo più a sud invece in zone che ancora non abbiamo mai visto. La nostra prima tappa, anche se breve, è a Bunbury. Mi viene da ridere perché non so se si pronuncia così, vabbè, siamo a Bunbury. È stata una tappa molto breve, in realtà solo per mangiare, però abbiamo scoperto che questa è la terza città più popolata di tutta l'Australia occidentale ed è appunto una città sul mare che è famosa per i delfini. È molto frequentata dai delfini e infatti c'è anche un centro apposito che organizza escursioni in barca che vabbè non ne abbiamo fatto perché ce n'è una al giorno ed è a mezzogiorno, ci va sempre così, incredibile. E quindi tipo adesso stiamo facendo una camminata sulla spiaggia e abbiamo visto i delfini. Si vedono proprio anche camminando sul lungomare e sono vicinissimo a riva, infatti se dovete fare una fermata veloce ecco qui è perfetto perché potete vedere questi bellissimi animali. Adesso siamo al Millap Regional Park, che è un parco lungo la costa vicino a Yallingup e a Dunsborough. È pieno di trekking da fare, alcuni non sono molto difficili, tipo noi ne stiamo facendo uno molto easy, sta durando più o meno un'oretta, è sulla costa, quindi ci sono dei panorami mozzafiato. Mi raccomando, se lo fate di giorno mettetevi la crema perché non è particolarmente coperto, quindi il sole picchia. È pieno di spiagge fichissime, con un'acqua cristallina, c'è pochissima gente tra l'altro. Per esempio qui dove sono ora c'è un ragazzo che sta facendo il bagno e basta. È pieno di parcheggi, quindi potete lasciare la macchina un po' dove volete, da ogni parcheggio partono dei trekking, quindi è molto semplice, camminate facili, merita assolutamente una visita. Abbiamo appena visto un kookaburra, mi fa troppo ridere questo nome, spero si dica così, che è un uccello un po' simbolo dell'Australia, infatti vive esclusivamente qua e in Nuova Guinea credo, ed è, pensate, un uccello praticamente del tutto carnivoro, quindi lui si nutre di serpenti, topi, insetti, piccole lucertole e addirittura anche altri uccelli più piccoli, quindi è proprio un cacciatore tremendo ed è veramente tozzo. Non avevo mai visto un uccello così tamugno, veramente. Buongiorno, la nostra prima notte di road trip è andata, abbiamo dormito in un campo, non lo chiamerei campeggio, era tipo sto grande parcheggio nel nulla, tipo dove ci sono le farm, dove pagavi solo per dormire, via, non c'erano bagni né niente, però la notte è andata bene, abbiamo visto un cielo stellato incredibile, si vedeva anche la Via Lattea, veramente emozionante. Adesso siamo venuti a vedere la spiaggia di Yallingup, che in realtà è dove eravamo già stati per il weekend che abbiamo fatto a Dunsborough, siamo venuti qua a vedere se si poteva surfare e sì, si può surfare ma le onde sono tipo di 2 metri e passa e noi siamo delle pippe, quindi abbiamo guardato, fatto 2 video, 2 foto e stiamo andando a fare colazione. Una
una delle tappe che dovevamo fare oggi in questa seconda giornata di road trip doveva essere Hamlin Bay Beach e in realtà ci siamo fermati. Ma perché è famosa questa spiaggia? Perché è possibile vedere un sacco di razze che nuotano fino a riva e quindi praticamente si può camminare tra di loro non dando fastidio, che ovviamente non abbiamo visto perché c'era molto vento, quindi l'acqua era molto mossa, quindi c'era molta sabbia che si muoveva sul fondale e non si vedeva niente, era diciamo un po' sporca e quindi non abbiamo visto nulla. Però abbiamo comunque deciso di fare una camminata, abbiamo visto che ci sono delle rocce stranissime, sembra che debbano frantumarsi da un momento all'altro, non so assolutamente che tipo di rocce siano, anzi Paolo, amico geologo, illuminaci perché io non ne ho idea, però veramente molto bello. Quindi abbiamo fatto questa camminata qui sulla spiaggia, poi siamo venuti via col van e ci siamo fermati in un parcheggio dove non c'è nessuno, praticamente ci siamo noi e delle anatre e abbiamo mangiato qua con una vista bellissima. Sono riuscita a vedere dei pellicani, praticamente c'è questa isoletta, ho provato per un video, spero che si veda bene ma sto usando molto zoom perché è un po' lontana, ma ci sono dei pellicani che sono giganti, adesso sto cercando un po' per vedere se si vedono meglio ma non so se lo trovo. Ci siamo spostati poi al Cape Leeuwin Lighthouse, che è il faro più alto di tutta l'Australia, ben 39 metri, inaugurato nel 1885. Dopo aver fatto 176 gradini per arrivare in cima, abbiamo ammirato una vista unica sul punto in cui si incontrano due oceani, quello indiano e quello antartico. C'è anche un museo veramente ben fatto, interattivo come piace a me perché ho 6 anni dentro, e davvero interessante. Dopo la nostra colazione selvaggia, nel nostro terzo giorno di road trip, ci siamo diretti alla Valley of the Giants, che è questa foresta con degli alberi altissimi, sono dei tangle trees, non sono sicura di quale sia la giusta traduzione in italiano, dovrebbero essere degli eucalipti, spero di non sbagliarmi, ed è appunto questa foresta con degli alberi altissimi, mi ricorda molto il Sequoia National Park come vibes, e c'è una camminata, si chiama Treetop Walk, dove hanno costruito una passerella sopraelevata che passa in mezzo a questi alberi e l'hanno fatto per preservare appunto la salute di questi alberi maestosi, perché in questo modo non si vanno a rovinare le radici, insomma camminando al suolo vicino a loro. Questo qui invece si chiama Grandma Tingle perché sembra che abbia la faccia di una signora un po' vecchia. E inizialmente era chiamato Gatekeeper perché è alto 35 metri e faceva un po' da guardiano di questa foresta. Allora ragazzi, siamo arrivati a Denmark, non in Danimarca ma si chiama Denmark questa città. Sono le 5:30 di venerdì pomeriggio e non c'è nessuno. Noi abbiamo provato a cercare il centro, a quanto pare questa via qui, però non c'è nessuno. Quindi non so la gente qua cosa faccia la sera. Abbiamo scoperto che è una città di 2500 abitanti, quindi ci sta che non ci sia troppa movida, però dai, cazzo, weekend. Dopo questa fantastica gita a Denmark, dove alla fine abbiamo visto anche un duo suonare, un duo che faceva che genere? Ma tipo blues vecchio stile. Yeah, aver scoperto un carinissimo parco lungo il fiume e siamo venuti nel nostro campeggio che è tipo una fattoria ma è pieno di animali, quindi sono molto felice. Ci sono le caprette, ci sono le mucche, ci sono i bambini che urlano, insomma un sacco di animali e adesso ve lo faremo vedere.
Tra l'altro ancora non vi ho fatto vedere per bene il nostro camper, quindi vi metto qualche ripresa che ho fatto ieri sera quando stavamo cucinando e vi faccio vedere un po' l'interno adesso, che però è il bordello più totale, quindi non giudicateci perché ovviamente dobbiamo tenere tutte le nostre valigie in qualche modo. Questa qua è la Ocean Beach di Denmark e ovviamente c'è un vento folle, infatti la giornata è un po' così perché è anche freddo, nuvoloso, oggi è andata male. Questa spiaggia è super particolare perché si va a creare una specie di laguna dove appunto c'è l'acqua che ristagna e si crea una sorta di fiume. Lungo questo corso d'acqua infatti ci sono dei sentierini dove si può fare una passeggiata che porta fino alla spiaggia. Sembra di essere al fiume, poi in realtà sei al mare e c'è sto spiaggione larghissimo con delle onde violente, una specie di nebbiolina. Insomma, è uno scenario particolare. Per fortuna nel pomeriggio il tempo è migliorato, anche se non si può dire lo stesso del vento, così siamo andati alla Waterfall Beach che indovinate si chiama in questo modo proprio per questa maestosa cascata. Oltre a questa poi la spiaggia è particolare anche per il colore della sua sabbia, infatti guardate qua. Ci siamo poi spostati ad Elephant Rocks, che prende il nome da queste grandi rocce che possono ricordare tanti elefanti che camminano nell'oceano. Questa è stata forse una delle più belle spiagge che abbiamo visto finora nel sud, complice anche questa foschia che a parer mio ha reso il panorama ancora più magico. Siamo arrivati ad Albany, una cittadina di 30.000 abitanti situata sempre sul mare ad un'oretta da Denmark e siamo alla fine del nostro road trip, quindi questa sarà la nostra ultima tappa, non scenderemo oltre. Stiamo facendo un giro per la città, oggi è domenica, quindi c'è questo mercatino che mi dispiace per gli ascoltatori di Albany, ma è il più orrido mercatino che questi occhi abbiano visto, veramente di una tristezza sconfinata, l'esatto opposto di quelli che vedevamo a Perth, mi dispiace davvero, ma è veramente tremendo. Però c'è un sacco di gente in giro, al contrario della nostra camminata a Denmark, questa è sicuramente più carina. Peccato però che il tempo faccia abbastanza schifo, è tutto coperto, un po' ventoso, insomma, siamo stati abbastanza sfortunati in questi giorni. Siamo venuti a Mattenberg Beach perché ce l'hanno consigliato in un surf shop per surfare appunto, ma ovviamente oggi è piatta, dopotutto ci sono state onde di 7.000 metri fino adesso e ha pure diluviato tra l'altro, quindi ci siamo messi qua a mangiare, ho un ciuffo pazzo perché sto sudando, come direbbe una mia cara amica, sto facendo la colla. Ciao Sara. Quindi non abbiamo surfato, adesso andiamo in un posto molto famoso qua ad Albany. Tenteremo di nuovo domani sperando che le onde siano un pochino più sostanziose, non troppo, perché noi siamo in quel livello dove troppo basse non ha senso, troppo alte moriamo, quindi siamo veramente noiosi. Siamo arrivati al The Gap, che è questa piattaforma sospesa su una scogliera.
C'è questa bellissima leggenda che narra che due fratelli lottavano per conquistare una ragazza. Allora i grandi antenati hanno messo un fratello da un lato della scogliera, uno dall'altro. Uno era bravo a lanciare le lance, l'altro a lanciare boomerang, quindi uno ha lanciato la lancia all'altro e l'ha infilzato, ma nel frattempo è stato beccato dal boomerang ed è caduto in acqua insieme pure all'altro. Sono caduti entrambi in acqua e niente, uno si è trasformato in una razza e l'altro in uno squalo. Fine della leggenda. Cosa abbiamo imparato oggi? Mai lanciare boomerang da una scogliera, se no diventi uno squalo. Questa qui invece è Cable Beach, che è subito attaccata a The Gap, proprio 2 minuti di macchina, e offre una bellissima vista come praticamente tutte le spiagge qua in Australia a questo punto. Da un lato tra l'altro c'è una collina con un faro in cima, quindi è anche un pochino più speciale magari di altre spiagge, veramente merita una visita, però state attenti perché è molto pericoloso, è pieno di avvisi ovunque, non fate come Loris che vuole andare sulle rocce, ma io lo proteggo perché sennò mi cade di sotto, io lo so. Siamo al Granite Skywalk, che è un famosissimo punto panoramico situato vicino ad Albany ed è famoso proprio perché ci sono questi mega sassoni dove tu ti puoi arrampicare sopra, c'è un percorso fatto apposta e vedi una vista incredibile, ma io immagino stiate già notando da dietro di me che è tutto bianco, esatto, siamo finiti su una nuvola letteralmente, quindi abbiamo fatto un'ora di camminata, bella, carina, negli alberi, tranquilla, zero vento, arriviamo in cima e siamo in una nuvola, bianco da tutte le parti, però comunque c'è un'esperienza, voi siete stati in una nuvola? Scherzi a parte, no, è un vero peccato perché non riusciamo sicuramente a tornare e da video e foto che avevamo visto era veramente incredibile. Adesso stiamo provando ad andare nell'altro punto panoramico che in teoria è un pochino più in basso, quindi magari è sotto proprio il manto della nuvola, non so bene come dire, e magari si vede qualcosa, però non ho certezze, ecco. Direi che poco è cambiato, si vedono degli alberi qui, però ecco, lo sfondo è sempre bianco, sembra che abbiano messo un green screen, però è semplicemente così e basta. Vabbè, vorrà dire che prima o poi torneremo. Ero gasato all'inizio, ma in realtà ora sono abbastanza amareggiato. Questo è come doveva essere. Comunque la Granite Skywalk è stata la nostra ultima tappa per il road trip perché ovviamente quel pomeriggio ha attaccato a diluviare potentemente, quindi alla fine non abbiamo più fatto nulla e si è concluso un po' in sfiga questo viaggio, però abbiamo visto un sacco di roba, siamo comunque felici, siamo di ritorno a Perth e il video si conclude così, quindi grazie mille per averlo guardato fino alla fine. Come sempre vi invito a lasciare un like, un commento, se volete iscrivervi al canale, mi farebbe molto piacere. Ricordatevi anche di seguirmi su Instagram dove pubblico costantemente aggiornamenti sul viaggio in tempo reale, perché vi ricordo che su YouTube sono in ritardo rispetto a quello che effettivamente facciamo. Come sempre vi chiedo da voi come va, da Rachele tutto bene, ciao al prossimo video. Adesso siamo al Milan. Siamo passati per Dunsborough, Margaret River, no non siamo passati per Margaret River. Adesso raggiungeremo Frater... Ah! È tipico. Madonna, è pieno di mosche piccole. Ah! Affanculo, tengo in mano.